Ciao a tutti, sono Riccardo Fabian, sono Senior Project Manager in SEA Vision. Ho iniziato in SEA nel 2016 come tecnico, trasfertista, quindi a lavorare sul campo. Ho fatto quel ruolo per 3 anni, mi è servito tantissimo per crescere sia personalmente sia anche professionalmente, perché girare per tutto il mondo comunque ti porta più sicurezza, ti fa crescere tanto. Dopo, nel 2020, ho chiesto di fare questo cambio ruolo e passare al reparto PM. Mi è stata data questa opportunità, ringrazio perché ho trovato la mia strada. Da 2 anni sono diventato poi senior. Essendo stato tecnico ho avuto spesso progetti sfidanti tecnicamente, quindi sempre innovativi, che mi ha permesso ancora di più di crescere e migliorarmi sempre di più nella gestione. Quindi il percorso ovviamente non è finito, c'è tanto da fare ancora, però siamo sulla strada giusta. Parte del ruolo, diventando senior, è stato anche quello di fare da mentore ai nuovi ingressi nel reparto, quindi a PM junior che entravano, e trainarli, perché ok, la gestione di progetti complessi, ma vuol dire essere anche un punto di riferimento per le persone che entrano. Bisogna essere affidabili anche internamente e saper dare supporto. Non è facile adattarsi subito al ruolo, ma bisogna imparare tante cose, specialmente a livello comunicativo, perché in primis il PM comunica sia internamente con i reparti, che può essere più facile, ma soprattutto c'è una comunicazione verso il cliente che deve essere gestita in un certo modo, in certi termini. Ci sono tanti aspetti dell'essere PM, soprattutto in SEA, perché siccome siamo una software house bisogna avere la mente molto aperta anche per capire le esigenze dei clienti. Parte del ruolo del PM è anche capire quando un cliente ha bisogno di qualcosa che magari non è stato discusso precedentemente, quindi riportare queste necessità all'interno della ditta. Solitamente un progetto parte o con l'arrivo di un ordine oppure quando c'è lo sponsor che ingaggia il PM. Quindi nel momento dell'ingaggio ci sono delle varie fasi di un progetto che sono standard per tutti i progetti. Quindi c'è una fase che si chiama kick-off meeting, prima fase dove c'è un'interazione e una riunione interna con i vari reparti, quindi commerciale, reparto ingegneria e project manager, dove viene descritto il progetto, dove il PM sa quali sono le deliverable che poi andrà a gestire. In un secondo momento si prende contatto con eventuali clienti o costruttori delle macchine. Questi contatti con clienti o costruttori hanno durata varia dipendentemente dalla complessità del progetto stesso. Logicamente poi, arrivati alla conclusione dell'integrazione, si arriva a una fase che è proprio la fase di intervento, dove sono coinvolti direttamente i nostri tecnici, interventi di configurazione, interventi poi di validazione. Validazioni sono sia presso il costruttore se sono linee di produzione nuove, o validazione direttamente dal cliente, per in caso di quello che si chiamano retrofit, ovvero macchine esistenti dove noi andiamo a interfacciarci e a installare i nostri sistemi. Questa fase poi è una delle ultime che contempla la presenza del PM, perché una volta che il cliente accetta il sistema, quindi la validazione viene completata, c'è l'ultima fase di un progetto che è quello che si chiama close out meeting, ovvero è simile al kick off meeting, dove si fa un meeting interno all'azienda e con i vari reparti coinvolti per tutta la durata del progetto, più il reparto di customer care, dove si spiega il progetto, si spiegano eventuali criticità. In questo modo la ditta è facilitata poi per supportare il cliente nelle fasi poi successive alla chiusura del progetto stesso. Quando ho fatto il cambio ruolo nel 2020 ho dovuto imparare in fretta le procedure, come gestire al meglio i progetti, però è stato un inserimento facile e poi, come sempre in SEA, sono tutti molto disponibili a dare supporto e ad aiutarti nei momenti di difficoltà. Quando ho chiesto di fare il passaggio a PM ci ho pensato molto, perché avevo in mente vari ruoli, quindi ho avuto
dei colloqui con il mio responsabile per capire se effettivamente il PM potesse far per me. Alla fine il ruolo che mi aveva presentato era, il modo in cui me l'ha presentato era molto chiaro, un ambiente sfidante, perché questa è la parola principale che c'è per ogni PM, che accompagna ogni PM. Bisogna essere bravi a capire le situazioni, bisogna avere sicuramente una mente schematica, perché aiuta quando c'è da programmare, che è uno dei principali task del PM. Bisogna avere già in mente come farlo, quindi una mente schematica da un punto di vista, ma dall'altro, come dicevo già prima, elastica. Queste sono due caratteristiche importanti. E poi bisogna anche essere curiosi, perché a volte la differenza la fa la curiosità di capire anche come il cliente si approccia al progetto. In SEA è molto facile ambientarsi, è un ambiente molto giovane dove tutti sono estremamente disponibili sempre a darti supporto, quindi che tu sia entrato da un mese, che tu sia entrato da un anno o 5 anni, c'è sempre qualcuno che nel momento in cui hai bisogno è pronto a darti una mano. Non è mai capitato che le persone si rifiutassero, perché c'è proprio questo senso di appartenenza e collaborazione che poi aiuta tutti, e quindi fa anche star bene tutti, perché poi quando porti a termine un progetto è soddisfacente. Se dovessi descriverla con una parola, userei sfidante, perché ti porta sempre in ogni situazione a migliorarti e ti porta anche tanta soddisfazione, e quindi per me è questo. Poi qua ho trovato anche tanti amici, quindi da non sottovalutare anche le birre post fine progetto, che è un aspetto molto positivo, perché festeggiare insieme aiuta l'umore.